Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2026. Abbiamo la carta dell'eremita. Amici dello Scorpione, può essere un momento riflessivo, un momento di autoanalisi, di introspezione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e i link al corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2026. Inoltre vi ricordo che sono gli ultimi giorni per approfittare dello sconto per l'iscrizione e trovate anche il video corso di tarocchi intuitivi che è più per chi si vuole così approcciare alla cartomanzia. Bene, andiamo a vedere le energie per l'inverno. 5 di spade, 10 di coppe, 4 di spade, 10 di pentacoli, amanti, e 8 di pentacoli. Carte molto interessanti ragazzi. Sembra quasi che da una situazione diciamo un po' confusa del 5 di spade possa nascere qualcos'altro. Andiamo a vedere questo 5 di spade. Adesso io vi parlerò, vi dirò quelle che sono le energie, diciamo che a me, che sento più forti, ok? Scusate un attimo, mi sono accorta che c'erano delle carte girate al contrario. Ok. Ok. Cavaliere di pentacoli, appeso. Sì, è come se si partisse da un momento di fermo, può essere un momento riflessivo. Tenete presente che con il 5 di spade, che è una carta molto, molto mentale, potrebbe essere un momento di sovrappensiero, dove si ripensa la stessa cosa e come girare in tondo fondamentalmente. L'appeso potrebbe essere qui proprio per darvi l'opportunità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 2 di spade, cavaliere di bastoni e regina di coppe. Datemi una carta per il 2, un altro 2. 2 di bastoni e 3 di spade. Io credo che qui ci sia stato qualche cosa, probabilmente in passato, che o avete dovuto sacrificare o vi ha creato come un senso di sacrificio. Potrebbe anche essere la famiglia, considerato che abbiamo un 10 di coppe e quindi è come se cioè vi sento scarichi. Sento che potreste fare di più, ma probabilmente anche per quello che avete questo 4 di spade.
C'è come bisogno di un momento per voi stessi, un momento dove fare il punto della situazione, un momento per capire o per avere quello che potrebbe essere la visione di insieme. Potrebbe anche esserci un tema legato al perdono, quindi magari non riuscite a perdonare qualcuno o c'è un tema da perdonare. Andiamo a vedere il 4 di spade. 10 di bastoni amanti, io sento che non volete lasciar perdere questa relazione o comunque è come se voleste aggiustare la cosa, però c'è l'appeso, può essere effettivamente che facciate fatica un attimino a vederci chiaro e quindi a riuscire a comprendere l'altro, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Ruota della fortuna. 3 di coppe, datemi una carta per il 3. Effettivamente questo tema che abbiamo qui con il 3 di spade, se per voi risuonasse come una situazione romantica, potrebbe essere un qualche tipo di flirt passato, perché c'è un bivio qui comunque, come vado verso questo flirt o vado verso la famiglia, vado verso la zona 1 o la zona 2. Vado, non lo so, potrebbe essere, se fosse lavorativo, con quel collaboratore conosciuto o potrei andare verso questa nuova azienda. Diciamo che la cosa molto positiva è che avete ruota della fortuna e carro. La situazione cambia, si sposta, va avanti e si consolida. Cioè, il 10 di pentacoli è una famiglia ufficiale, quelle proprio perché fa anche riferimento al matrimonio, perché parla proprio delle coppie sposate ed è una delle coppie concrete, no? Quelle ufficializzate e parla anche di famiglia allargata. Quindi se fosse una questione, vabbè, vado dopo con gli esempi, andiamo avanti. Vediamo gli amanti. Cavaliere di coppe, eremita e fante di spade. Ragazzi, gli amanti ce li avete 2 volte, quindi effettivamente sì, si potrebbe trattare di una relazione romantica, però vediamola in modo un po' più ampio, potrebbe essere un'offerta che riporta un equilibrio. Secondo me ad un certo punto dell'inverno qui le cose cambieranno faccia. È come se ci fosse un nuovo equilibrio, mi viene da dire, perché l'eremita è la carta del single. Però avete 2 volte l'eremita e 2 volte gli amanti. Quindi o si tratta di una situazione dove lavorerete il vostro amor proprio grazie all'introspezione, guardate cosa c'è sotto, la temperanza, guarigione, come il 4, oppure potrebbe essere un momento dove effettivamente vi aprirete agli altri, troverete questo equilibrio perché comunque con il cavaliere di coppe potrebbe arrivare qualche tipo di offerta, qualche tipo di discorso di un certo spessore e attraverso l'introspezione e l'osservazione dare il passo a una nuova quotidianità. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. 9 di pentacoli, che di nuovo è la carta del single, e 3 di pentacoli. No, io sento che ci sarà come un lavoro interno. Credo che cambierà un certo tipo di quotidianità, ma anche perché abbiamo la ruota della fortuna, quindi c'è un cambio come a 360 gradi e di solito con la ruota della fortuna sono cambi molto positivi, c'è uno spostamento, un prendere o dare una direzione a qualche situazione o a qualche relazione. Non sento sinceramente, ragazzi, che ci siano come progetti in comune, però quello che mi viene da dire, e che è interessante, secondo me è più una questione interna vostra per quello che riguarda l'equilibrio interno, l'amor proprio, quelle cose lì. Perché vi dico così? Perché sia il 3 di pentacoli che il 9 di pentacoli sono carte riferite all'amore per se stessi. Il 3 di pentacoli quando è girato al dritto parla di uno scarso amor proprio, mentre il 9 di pentacoli quando è al dritto parla di indipendenza, quindi quando è al contrario potrebbe
indipendenza e amor proprio. Quindi quando al contrario potrebbe parlare di scarso amor proprio. E mi risuona anche un po' con il 3 di pentacoli, quindi c'è come da fare un lavoro per mettere in equilibrio, potrebbe anche essere il vostro modo di relazionarvi agli altri, per esempio. Non lo sento negativo, in realtà, sento come un'amalgama qua. Però ecco, è come stabilire dei nuovi equilibri. Diciamo che c'è la carta dell'eremita, sento che qualcuno potrebbe a un certo punto chiedersi che cosa voglio io. Voglio questa nuova azienda o voglio magari restare in un'azienda un po' più piccola perché è più gestibile, quella familiare più, diciamo, accogliente magari o non so, cose per lo stile. Voglio, per esempio, una relazione o preferisco rimanere, diciamo, ancora un momento per conto mio, a riflettere, a pensare, a fare questo lavoro di ricerca interna? Quindi, se fosse una relazione romantica, ragazzi, vi dico che qui potrebbe esserci stato un qualche tema che ha creato sofferenza, che ha creato sacrificio, potrebbe essere che qualcuno si è sacrificato troppo per la famiglia e si è un po' perso, quindi è come se fosse ora di ritrovare se stessi e mi spiego tutto questo lavoro dell'eremita, del lavorare sull'amor proprio, del creare una nuova quotidianità che vi permetta di darvi amore. Mm, siccome abbiamo anche un 3 di coppe, sì che è rovesciato, però 3 di coppe, 3 di spade. Quindi non nego che per qualcuno potrebbe essere una mezzo scivolone che c'è stato nel passato o uno scivolone intero, adesso io non so la situazione di ognuno, comunque come se ci fosse qualcosa di un po' pesantuccio da perdonare. E qui infatti avete l'appeso che vi dà come un invito a perdonare e a guarire con il 4 di spade questa situazione. Anche il 4 di spade è una carta di forte introspezione, è una carta di riequilibrio psico-emotivo. Sì, ma anche qui, secondo me è più una questione del devo lavorare su me stesso, devo lavorare sul mio amor proprio, devo lavorare sul mio equilibrio interno, sul trovare il mio centro per poter dare il passo a questa nuova realtà, a questa ruota della fortuna. E se fosse una questione lavorativa la sento un po' sullo stesso stile, eh? Cioè, qui si tratta di capire quanto valete, capire che prezzi mettere, capire che cosa volete, dove volete andare, dove potete anche guadagnare di più a un certo punto, perché quelli sono i conti della serva, cioè bisogna farli a fine mese. Magari siete in un'azienda dove è tanto tempo che siete lì, siete affezionati, vi trovate bene, ma l'azienda in un momento di difficoltà e voi non riuscite più a portare lo stipendio intero a casa. E a un certo punto ti posso volere tutto il bene che ti voglio, però io devo mangiare e sopravvivere, quindi amici come prima. Fatemi sapere con che cosa vi risuona, ragazzi. Andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 38, essere imparziali. Infatti, cercate di vedere le cose anche da un altro punto di vista, sì dal vostro, ma anche da quello dell'altra parte, se vogliamo così. Questa carta a me ricorda molto la carta della giustizia, perché ha la bilancia questa persona. E 3 più 8 fa 11, visto che adesso mi sono un po' impallinata con la numerologia, 3 più 8 fa 11, 11 è il numero della carta della giustizia. Interessante, eh? E quindi siate giusti con voi e con gli altri. Se siete clementi con voi, siatelo con gli altri. Se siete giudicanti con gli altri, siatelo anche con voi. Cioè, praticamente mi viene da dire, prendetevi la responsabilità delle vostre azioni e delle vostre reazioni e dei vostri comportamenti, perché in una relazione la dinamica, la vibrazione si crea al 50%. Sì, cosa dice uno, ma anche come reagisce l'altro. Ok, andiamo a vedere un altro oracolo. Gelosie, parla di autunno. Quindi secondo me questa carta, cioè a livello temporale io ve la potrei mettere qui. Potrebbe essere proprio questo che ha creato questo 3 di spade, questa sofferenza. Adesso ve la metto qui per questioni di video, però a livello temporale l'avrei messa qui, ecco.
Andiamo a vedere qualche meditazione di Findorn. Irradia amore, amore e ancora amore. Quando l'amore viene liberato nel mondo, si avvia una meravigliosa guarigione, perché esso è come un balsamo su una ferita, che la guarisce ricongiungendone i lembi. Guardate, qui avete questa ferita del 3 di spade da curare con il 4 di spade. Ma io sento che se vi sintonizzate, avete 2 volte la carta degli amanti, se vi risintonizzate sull'amor proprio, sull'amore in generale, mi verrebbe anche da dire, la guarigione potrebbe avvenire. Bellissima carta. Ve ne tiro ancora un'altra. Nel silenzio sento d'essere uno con l'amato. Mi viene dato tutto ciò di cui ho bisogno: la forza, la comprensione, la saggezza, l'amore abbondantemente, illimitatamente. Elevo il cuore, profondamente grato per ogni cosa e avendo preso la decisione di andare avanti, animato dalla fede. So che ce la farò. L'amato è sempre con me. È sempre in me. La gioia non ha limiti di età, né è confinata in un gruppo. È condivisa da bambini, giovani e uomini maturi. La gioia è importante per il tuo benessere spirituale e tu hai bisogno di esprimerla. Riconosci in ogni cosa un mio dono, rendi grazie e benedici il cibo di cui ti nutri, il tetto che ti protegge. Benedici ogni singolo membro di questa vasta famiglia che ho posto nel tuo cuore e vedi me in ognuno. Vedi il mio amore che in loro e attraverso di loro si esprime. Benedici il tuo lavoro, qualsiasi esso sia, e benedici coloro che lavorano con te e sotto di te. Fai che ogni cosa si compia per il bene del tutto. Il mio onore e gloria, in mio onore e gloria e nell'amore. Bellissimi messaggi, amici dello Scorpione, a me hanno anche toccato un po' il cuore. Spero che la lettura vi sia stata utile, che abbiate trovato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, però tenete presente che lo potete anche fare per conto vostro. Nella sezione degli abbonamenti tratto effettivamente le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi amore, lavoro, soldi, vecchiaia, tempo, bellezza, c'è tutto. E tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di energie sottili, cioè è tutto, diciamo, quello che io ho imparato in tanti anni che è stato condensato e messo lì in quella sezione a disposizione per voi, per darvi modo di capire le energie sottili, di capire come lavora la legge di manifestazione. Diciamo, l'idea è quella di darvi una mano nel vostro percorso evolutivo. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video. Quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico. Non ascoltate i video così a casaccio, perché io faccio riferimenti tra un video e l'altro, quindi se non avete visto i primi, poi in quelli dopo è come se vi mancassero dei pezzi per la comprensione. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!